Ogni mattina indossa il camice bianco e inizia la sua giornata. Controlla lo stetoscopio. Esce di casa senza sapere esattamente cosa lo attenderà, quali storie incrocerà, quali sfide dovrà affrontare. E alla fine di ogni giornata, quando riesce ancora a ritrovare se stesso, torna a casa spesso, senza dire una sola parola. Non rimane in silenzio perché non vuole parlare, ma perché a volte non sa come esprimere ciò che porta dentro. Perché in un mondo in cui ha imparato a salvare vite, parlare dei propri sentimenti può sembrare un segno di debolezza. Sotto quel camice bianco, che all'esterno appare così solido e rassicurante, ci sono punti di fragilità umana, qualcosa che deve essere nascosto, che non va mostrato apertamente. Ho trascorso anni a studiare la psicologia dei medici italiani. Ho parlato con specialisti negli ospedali di Milano e Roma, con medici di base che esercitano da 20 anni nei dintorni di Napoli e Palermo e con medici del pronto soccorso che ogni notte affrontano situazioni che la maggior parte delle persone non potrebbe nemmeno immaginare. Ho conversato anche con medici di famiglia, in villaggi di montagna dimenticati, che visitano ogni giorno 40 o 50 pazienti. E ho quasi sempre sentito da loro la stessa risposta, detto in modi diversi, con voci diverse, silenzi diversi, ma alla fine sempre la stessa. Sto bene, ma per loro questa non è tutta la realtà, non è la verità su come si sentono davvero, e lo sanno benissimo, una verità che pochi osano ammettere pienamente a se stessi. In Italia ci sono oltre 240.000 medici in attività. Se si aggiungono infermieri, tecnici e operatori sanitari, la cifra supera il 1.000.000. Milioni di persone che ogni giorno, tra dolore, perdita e situazioni di grande complessità umana, si confrontano con un sistema che logora ulteriormente chi è già stanco. È come se la società si ricordasse di loro solo quando ne ha bisogno, per poi dimenticarli una volta risolto il problema. Il livello di affaticamento professionale tra i medici italiani è significativamente più alto rispetto alla media delle altre professioni. Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, un medico su 3 lamenta sintomi di grave esaurimento emotivo, 1 su 3. Eppure questo argomento non diventa quasi mai una discussione ampia. Non fa notizia abbastanza da spingere azioni urgenti. Non vede campagne nazionali serie. Il processo che avviene dentro di loro è silenzioso. Ed è proprio questo silenzio a renderlo così pericoloso. Ciò che non fa rumore spesso non viene notato. E ciò che non viene notato viene lasciato in secondo piano. Cosa succede realmente nel cervello di chi indossa il camice bianco? Negli ultimi 20 anni, le neuroscienze hanno spiegato con precisione cosa provoca uno stress cronico prolungato. L'amigdala, la struttura che regola il senso di minaccia e invia al cervello il segnale «attenzione, c'è pericolo», rimane quasi costantemente in allerta. Ogni turno, ogni chiamata urgente, ogni situazione critica attiva lo stesso meccanismo di sopravvivenza. Adrenalina, cortisolo, cuore che batte forte. Il corpo è sempre pronto. Il problema è che questo sistema non è progettato per rimanere in stato di massima attivazione per 30 anni senza sosta. Quando lo stress cronico colpisce ripetutamente la corteccia prefrontale, la parte del cervello che regola le emozioni, garantisce decisioni razionali e permette l'empatia. Inizia a indebolirsi dal punto di vista funzionale. Non è una debolezza di carattere, non è una scelta, è una reazione biologica di protezione. In psicologia questo fenomeno si chiama traumatizzazione vicaria. Non serve subire direttamente il trauma per esserne segnati. A volte basta esserne testimoni.
giorno dopo giorno. Un medico del pronto soccorso, durante un solo turno, può occuparsi di numerose emergenze sanitarie complesse, situazioni di profonda sofferenza umana e perdite improvvise. Particolarmente toccanti sono spesso i casi che coinvolgono i pazienti più vulnerabili. Sono sempre queste esperienze a lasciare il segno più profondo. Ogni episodio lascia un'impronta, a volte piccola, a volte quasi invisibile. Ma questi segni si accumulano, giorno dopo giorno. Dopo 10 anni diventano cicatrici. Dopo 20 anni, alcune di queste cicatrici non si vedono più dall'esterno, ma dentro cambiano o tolgono la visione del mondo, la fiducia negli altri e la capacità di essere pienamente presenti nella propria vita. Il silenzio è diventato per molti un meccanismo di difesa. Parlare significherebbe rivivere certi momenti, riaprire ciò che il cervello ha sigillato per poter tornare il giorno dopo e continuare a lavorare con lucidità. Eppure, ciò che non viene condiviso e elaborato non scompare. Tende a rimanere, a pesare di più e a manifestarsi in altri modi. C'è un altro lato che rimane spesso nell'ombra. Il medico che torna a casa dopo un turno di 12 ore non porta solo stanchezza fisica, porta un peso emotivo che difficilmente riesce a condividere. Come puoi spiegare al tuo bambino durante il pranzo l'intensità di ciò che hai vissuto quella mattina? Molte famiglie finiscono per sedersi a tavola in silenzio, mangiare senza gustare nulla e alzarsi con la mente altrove. Sono presenti fisicamente, ma emotivamente distanti. Non è una coincidenza che il tasso di separazioni e divorzi tra le famiglie dei medici italiani sia significativamente più alto della media nazionale. È l'effetto cumulativo di un trauma non elaborato e di una distanza emotiva che cresce col tempo. Partiamo dall'inizio, da quel camice bianco che indossano ogni mattina davanti allo specchio. Chi lo indossa raramente chiederà aiuto, anche quando ne ha bisogno. Non è nella loro natura, è stato loro insegnato così. E forse, nel profondo, non vogliono pietà. Vogliono qualcosa di più semplice, essere visti come esseri umani. Anche loro si stancano, anche le loro menti possono essere sopraffatte, anche le loro emozioni hanno dei limiti, anche se dall'esterno non sempre si vedono. Come diceva Carlo Levi, il dolore non si misura dall'esterno. Il crollo silenzioso non fa rumore, non avverte, non chiede permesso. Ecco perché è importante imparare a percepirlo prima che accada. Se questo video ti ha fatto pensare a qualcuno, un collega, un familiare, un amico in camice bianco o, soprattutto, a te stesso, ti invito a condividere nei commenti ciò che hai sentito. Le tue parole possono aiutare a rompere questo silenzio. E se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo ora. Continueremo a parlare di quelle verità che troppo spesso nessuno osa ammettere, con rispetto, profondità e con la speranza di un cambiamento reale.